Come avrete già capito dalla copertina e dal titolo di questo video, oggi parliamo di professionismo. Tra l'altro andremo a toccare tutta una serie di argomenti che sono alla base del nome che ho scelto per questo canale, quindi diciamo che questo è un video a cui tengo particolarmente. Come molti di voi sapranno, a meno che non siate proprio capitati qui per caso, da circa un anno a questa parte il calcio femminile è diventato professionistico. O meglio, la Serie A femminile è diventata professionistica perché tutte le altre categorie dalla Serie B in giù conservano lo status di dilettanti. Però la Serie B, al pari della Serie A, è sotto il controllo diretto della FIGC. No, aspettate, lasciamo un attimo da parte questo argomento, sennò veramente non ne usciamo più. Anzi, facciamo una cosa, visto che capiterà molte volte in questo video che verranno accennati degli argomenti che per ragioni di tempo veramente non è il caso di approfondire, perché sennò verrebbe una roba di 2 ore, penso siamo tutti d'accordo che anche no. Facciamo una cosa, io tutti questi argomenti su cui ho già in programma di fare degli approfondimenti ve li evidenzio tipo così, in qualche modo, no, così, facciamo così. E voi mi dite qua sotto nei commenti se vi possono interessare questi argomenti, se magari vi possono interessare cose a cui io non ho pensato, vediamo un attimo di ragionare insieme su questi approfondimenti. Ora torniamo al discorso principale. Prima di addentrarci però nel vivo della questione, di vedere insieme che cosa significa professionismo, io credo che valga la pena fare un piccolo salto indietro nel tempo per capire intanto come ci siamo arrivati. Dunque, da un punto di vista legislativo, lo sport professionistico in Italia è regolato da una legge, la legge 9181, che lo definisce così. Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. Questa definizione però viene da sé, lascia molto spazio all'interpretazione, tanto che infatti è la legge stessa a rimandare alle singole federazioni la facoltà di stabilire se i propri atleti praticanti siano da considerarsi professionisti o meno. Piccola curiosità, in Italia sono solo 4 le federazioni che considerano i propri atleti professionisti e sono il basket, il golf, il ciclismo e appunto il calcio, e solo in quest'ultimo caso, e solo da un anno, questa prerogativa è estesa sia agli uomini che alle donne. Perché infatti si inizi a muovere concretamente qualcosa in ambito femminile bisogna aspettare la fine del 2019, quando nella legge di bilancio compare un emendamento che prevede uno stanziamento di 10,7 milioni di euro per consentire a tutte quelle società che avessero stipulato dei contratti di lavoro con le proprie atlete di ricevere degli sgravi fiscali. Sicuramente in questo processo avrà avuto un ruolo non indifferente anche il cammino svolto dalle azzurre in Francia durante il mondiale di quell'estate, però la cosa su cui mi vorrei soffermare è appunto questo passaggio, il consentire alle società di stipulare dei contratti di lavoro, perché questo è un po' il punto chiave attorno a cui ruota il professionismo e invece spesso si tende a fare molta confusione quando se ne parla. Questa misura comunque non diventerà mai effettiva, o perlomeno non in questo modo, perché nel frattempo arriva il 2020, la pandemia, tutto quello che sappiamo. Però alla fine del 2020, nel novembre del 2020 per l'esattezza, nel decreto rilancio, questo emendamento della legge di bilancio dell'anno precedente viene trasformato, viene inglobato e trasformato, e il fondo inizialmente stanziato per questi sgravi fiscali diventa un fondo triennale a cui possono accedere tutte quelle federazioni che avessero formalizzato il passaggio al professionismo femminile delle proprie atlete. Nello specifico il fondo poteva essere utilizzato per l'anno 2020 per far fronte a tutte le questioni più direttamente legate all'arrivo della pandemia e all'impatto della pandemia sulla società, mentre nei 2 anni successivi, 2021-2022, potevano essere impiegati diciamo per ammortizzare il passaggio e per far sì che si creassero delle condizioni migliori per poi arrivare al professionismo vero e proprio con una base un po' più solida. Tutto molto bello, ma anche tutto molto teorico, perché purtroppo, come ci dimostra tutto quello che sta succedendo in quest'estate 2023 in Italia e non, il concetto di sostenibilità è ancora veramente molto lontano. In particolare i 2 video precedenti del canale, quello sulla nazionale, su quello che sta succedendo all'interno della nazionale dopo l'eliminazione dai mondiali, su tutta la questione legata anche alle vicende della Sampdoria, sono la chiara dimostrazione di questo. Il video della Sampdoria in particolare si fa riferimento alla questione del titolo sportivo, che però chiaramente anche quella
necessita di un discorso approfondito e dedicato, perché è molto più complessa di così, ma andiamo avanti. Comunque, a gennaio 2021, anche grazie a queste misure, inizia il percorso di avvicinamento da parte della FIGC al professionismo, per il momento introdotto solo per i club di Serie A, che diventa effettivo a partire dal 1 luglio 2022, quindi quella che si è appena conclusa è stata a tutti gli effetti la prima stagione completamente professionistica della Serie A italiana. Sì, vabbè, ma quindi che cos'è sto professionismo? Che significa? Come abbiamo visto, il concetto principale che sta alla base del professionismo è quello di riconoscere le attività svolte da un atleta e dalle figure professionali che ruotano attorno all'atleta come lavoro, cosa che invece non avviene nel mondo dilettantistico. Tanto è vero che per formalizzare questo passaggio, il 1 luglio 2022 ha visto la luce anche il primo contratto collettivo del calcio femminile. Che cos'è un contratto collettivo? Il contratto collettivo CCNL è una sorta di contratto di base, delle regole di base che vengono sottoscritte tra i rappresentanti di categoria dei datori di lavoro e dei dipendenti, quindi in questo caso FIGC, Divisione Calcio Femminile da una parte, e squadre di Serie A e Associazione Italiana Calciatori dall'altra. Da un punto di vista gerarchico, il contratto collettivo si trova a metà strada tra le leggi e i singoli contratti stipulati tra datore di lavoro e dipendente. Quindi, in sostanza, che significa? Significa che il contratto collettivo deve rispettare la legge e un contratto individuale di un atleta con la società di appartenenza deve rispettare il contratto collettivo. Questa quindi è la prima grande sostanziale differenza, perché nel mondo dilettantistico, invece, in assenza di queste regole di base stabilite a priori, valide per tutti, ogni società è potenzialmente libera di fare un po' quello che vuole. Quello che invece non tutte le squadre sono libere di fare all'interno del mondo dilettantistico è trarre profitto dall'attività svolta. Infatti nell'attuale Serie B, per esempio, così come succedeva in Serie A fino a un paio di stagioni fa, non c'è una regola che stabilisca che forma giuridica devono avere le società, quindi possono coesistere tranquillamente società di capitali e associazioni dilettantistiche. Le prime hanno la possibilità di trarre profitto dalle attività svolte, mentre le altre hanno l'obbligo di reinvestire gli utili nelle attività dell'associazione stessa. Tradotto, che cosa significa? Se ci sono per esempio due squadre all'interno di un campionato dilettantistico, una è una SRL e un'altra è una SD, alla fine della stagione entrambe avranno generato un utile, facciamo finta di 1 milione di euro, i soci dell'SRL possono potenzialmente incassare una fetta di quegli utili, mentre l'associazione dilettantistica è obbligata a prenderli e reinvestirli all'interno della società stessa. Tutto questo in un campionato professionistico non avviene, perché possono accedervi soltanto le società di capitali, quindi la conseguenza è che è stato creato un sistema all'interno del quale il calcio femminile può finalmente essere visto come una vera e propria possibilità di investimento. Tutto questo chiaramente non avviene come per magia dalla sera alla mattina, ci sarebbe bisogno di una programmazione che tenga conto anche di quello che è per esempio il settore giovanile, di quello che comunque è il calcio femminile nella sua interezza, anche nelle categorie inferiori, come sta avvenendo anche già per esempio in altri paesi. Quindi, ricapitolando, le principali differenze tra dilettantismo e professionismo appartengono a due grandi categorie. La prima riguarda diritti e tutele, la seconda riguarda le questioni economiche. Nel primo caso c'è veramente ben poco da dire, il professionismo introduce diritti e tutele che prima semplicemente non c'erano. Abbiamo i contributi pensionistici, abbiamo un'assicurazione sanitaria che finalmente è diventata individuale, non è più collettiva come invece era prima. Tra l'altro, trattandosi di lavoratrici, subentra anche l'INAIL. Abbiamo la maternità che adesso è finalmente tutelata al pari di qualsiasi altro lavoro. Da un punto di vista economico invece, oltre alla differenza sostanziale che abbiamo visto prima tra società di capitali e associazioni dilettantistiche, cambia anche tutto quello che è legato ai contratti. Se nel mondo dilettantistico, infatti, dove ricordiamo parliamo sempre e solo di rimborsi spese, non c'è una cifra minima garantita, mentre c'è invece un tetto massimo da non superare, nel professionismo avviene tutto il contrario. Se da una parte è vero che questo fa lievitare i costi di gestione delle società, che a parità di netto devono versare un lordo significativamente più alto, è vero anche che adesso possono iniziare potenzialmente a monetizzare anche dalla cessione dei cartellini. Non pensate che stiamo parlando ancora di chissà quali cifre, Cioè il cartellino di Alexia Putellas, per dire, si aggira intorno ai 500.000 euro. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando della neocampionessa del mondo con la sua nazionale
e vincitrice degli ultimi 2 palloni d'oro. Se vogliamo restare in Italia, sono pochissime ancora le giocatrici con valutazioni a 6 cifre, nella maggior parte dei casi parliamo di qualche decina di migliaia di euro. Stesso discorso vale per gli stipendi, sono veramente pochissime le giocatrici che raggiungono o superano il 1.000.000 di euro, e quasi sempre questa cosa è strettamente legata agli sponsor, non potrebbe avvenire senza gli sponsor. E qua sfatiamo il grande mito secondo cui professionismo significherebbe pretendere automaticamente la parità salariale. Questa cosa tanto non avrebbe senso pretenderla dalla sera alla mattina, ma allo stato attuale il calcio maschile è un settore economico molto più avanzato, stiamo parlando di un'industria capace di muovere ogni anno cifre sempre più astronomiche. Pure è vero che è partito con almeno 100 anni di vantaggio, senza stare a considerare anche tutti gli aspetti socioculturali con tutto ciò che ne consegue, ma fondamentalmente il paragone non ha senso sotto nessun punto di vista, neanche sotto il punto di vista tecnico e atletico, perché anche se mi sembra surreale dover stare qui a sottolineare che uomini e donne hanno una struttura fisica diversa, purtroppo di questa cosa si parla ancora tanto e se ne parla quasi sempre in chiave negativa, mentre invece bisognerebbe forse iniziare a tenere conto di queste differenze per ottimizzare la preparazione atletica e le performance di un atleta donna, visto che tutti gli studi esistenti sono basati sul corpo maschile. Pensiamo per esempio all'epidemia di rottura dei crociati che purtroppo anche nell'ultimo mondiale ci ha privato di una quantità di giocatrici veramente imbarazzante. Tra l'altro, sempre in ottica del superamento di questo dualismo che vede necessariamente maschile e femminile come due cose contrapposte, l'ultimo mondiale ci ha mostrato come il modello vincente in questo momento sia quello del calcio universale. Le 2 finaliste ne sono forse gli esempi più alti, con tutte le criticità che ancora si portano dietro, per carità, però la direzione è quella di andare verso un'integrazione completa tra maschile e femminile sia all'interno delle squadre di club che delle nazionali. A proposito di modelli, discorso a parte andrebbe invece fatto per gli Stati Uniti, dove storicamente il calcio maschile non ha mai avuto grande rilevanza. Ciò nonostante, la nazionale femminile più vincente di sempre è riuscita ad ottenere la parità salariale solo alla fine del 2022, ma è meglio che mi fermo qua, se no veramente non finiamo più. Insomma, quelli che sono i temi principali legati al discorso del professionismo li abbiamo accennati, spero un po' tutti, fatemi sapere se magari ne ho tralasciato qualcuno, ma sicuramente nei prossimi video avremo modo di approfondirne tanti. Il motivo per cui ho scelto questo nome per questo canale è perché mi piaceva che richiamasse in qualche modo un qualcosa che rappresenta un traguardo per tutte quelle giocatrici che fino a qualche anno fa si trovavano a giocare finali di Coppa Italia in degli stadi improbabili con trofei improbabili su tavolini di plastica, ma che allo stesso tempo non va visto come un premio di consolazione, ma soprattutto, come si dice spesso in questi casi, come un punto di partenza affinché il calcio femminile possa arrivare finalmente a reggersi davvero sulle proprie gambe. Ecco, per chiudere, ci tengo a dire che, così come in questi giorni nel dibattito attorno al caso Rubiales Hermoso siamo giustamente tutti molto incazzati di dover stare qui a parlare di un sistema patriarcale tossico anziché dell'impresa sportiva delle giocatrici, stiamo riflettendo anche su come spesso siano le giocatrici stesse a trovarsi combattute tra rivendicazioni, battaglie e il sacrosanto diritto di dedicarsi solo ed esclusivamente al loro lavoro e allo sport che amano. Allo stesso modo io mi auguro che quando non ci sarà più bisogno di raccontarne le lotte, le rivendicazioni, questo canale possa arrivare a parlarvi solo di calcio. Fino ad allora proverò anch'io nel mio piccolo a fare entrambe le cose.